Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi andremo a completare il set bikini. La scorsa settimana avevamo realizzato insieme la parte sopra del bikini dove vi ho mostrato come adattare il progetto a tutte le taglie. Oggi invece vedremo come realizzare uno slip per costume, in questo caso taglia 42, ma vedrete che vi darò dei suggerimenti su come adattare il progetto alla propria taglia. Per questo progetto ho utilizzato il nuovissimo filato Amore Bikini di Borgo dei Pazzi Firenze. Nella tonalità numero 2 ho utilizzato ben 3 gomitoli da 50 grammi solo per la realizzazione dello slip. Vi ricordo che per la realizzazione della parte sopra ho utilizzato un solo gomitolo taglia M. Questo è ciò che mi è rimasto del terzo gomitolo. Uncinetti di lavorazione 3,5 e numero 3 per andare a fare tutte le varie rifiniture. Poi ho utilizzato un vecchio costume che in realtà ho riciclato per andare a foderare il progetto, ma anche lì vi darò altri suggerimenti su cosa utilizzare qualora non aveste a casa un vecchio costume da riutilizzare. Questo è tutto ciò che vi occorre. Se siete interessati all'acquisto di Amore Bikini vi esorto a dare un'occhiata al link che vi lascio sotto al video nel box informazioni che vi riporta direttamente al materiale. Questo è tutto, quindi sigla! Inizierò con questa bellissima variante numero 2 e partirò esattamente realizzando la parte dello slip. Suggerimento che vi do: prendete anche voi un costumino di fiducia, uno di quelli con cui vi sentite a vostro agio, perché sarà il vostro punto di riferimento appunto per adattare il progetto alla propria taglia, anche perché io andrei alla cieca. Io per esempio devo avere necessariamente un modello da seguire, perché altrimenti nemmeno io saprei da dove devo partire, giusto? Quindi è una cosa più che normale prendere come riferimento un modello che già abbiamo. Io ho preso come campione questo modellino che è molto semplice, non è troppo sgambato, uno slip normalissimo ed è una taglia 42. Parto esattamente avviando gli stessi centimetri che mi ritrovo sulla parte davanti. Ho già fatto una prova per non perdere troppo tempo e avvierò esattamente 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sono 6 centimetri per l'esattezza, esatto, quindi sempre centimetro alle mani e partiamo col punto di lavorazione. Anche qui scelgo un qualcosa di molto semplice, per cui a partire dalla seconda catenella vado a fare un punto alto sostituito da 2 punti bassi. Dopodiché lavoro per ciascuna catenella un punto alto. A fine riga mi ritroverò con 10 punti alti. 2, 3, 4, 5, ultimo punto alto. Questo sarà il risultato. Siamo proprio giusti. Considerate che poi ci sarà il giro di rifinitura, quindi acquisiamo qualche centimetro in più. Tenete in considerazione anche questo, perché secondo me non lascerò il progetto senza la rifinitura. Catenella e procediamo per la seconda riga. Sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e lavoro un punto alto in ciascun punto, per un totale sempre di 10 punti alti. Se tendete ad avere una mano morbida vi consiglio di utilizzare l'uncinetto numero 3 mezzo punto più piccolo rispetto a quello che sto utilizzando io. Vi ricordo che gli uncinetti consigliati sull'etichetta vanno dal 2 al 4, quindi fate sempre delle prove dei campioncini. Ok, seconda riga terminata. Fatte le prime 6 righe, io adesso continuerei ad aumentare. Andiamo a fare una catenella, giro il lavoro e inizio con l'aumento. Quindi sostituisco intanto il primo punto alto e sempre nello stesso punto faccio un punto alto. Poi un punto alto in ciascun punto sottostante, 2, 3,
4, nono ed ultimo punto, più i primi due sono 11 punti. Non faccio l'aumento a fine riga, lo faccio ad inizio riga, quindi giro il mio lavoro. Nel primo punto sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi e vado a fare l'aumento praticamente dall'altra parte, perché poco fa inizio riga l'abbiamo fatto qui, quindi adesso siamo a fine riga e uno lo facciamo qui. Dobbiamo bilanciare per bene il tutto, quindi a fine di questa riga mi ritroverò con 12 punti alti. Ultimo punto alto. Giriamo il lavoro. Ecco, come notate sto seguendo le stesse linee, le stesse forme, quindi io intanto continuo in questo modo. Per adesso abbiamo fatto soltanto 2 righe di aumento ad inizio riga, continuerò così per un po' di righe, poi vediamo quando andare a modificare un po' gli aumenti. Ho fatto un totale di 5 righe con l'aumento ad inizio riga. Come anche voi notate, qui ci stiamo allargando ancora di più, quindi un aumento ad inizio riga secondo me non basta, dobbiamo aumentare sia ad inizio che a fine riga, per cui procederò in questo modo. Vediamo, facciamo una prova, faccio una catenella, giro il mio lavoro, anzi se volete vi do anche le misure in centimetri per una taglia 42, mi raccomando basatevi su un campione. Allora siamo a 11 centimetri e mezzo, ho allargato per 7 cm. Prima avevo fatto 6 più 5 sono 11 righe, quindi catenella, giro il mio lavoro e vado a fare un aumento ad inizio, quindi 2 punti alti nello stesso, poi 3, 4, 5, 6, 15 e nell'ultimo punto faccio 2 punti alti, 16 e 17. Catenella, giro il mio lavoro e procedo sempre con gli aumenti, perché qui come notate, ecco, guardate la differenza, come sto seguendo per bene le linee del costume. Continuiamo con l'aumento ad inizio e fine riga. Primo aumento, poi continuo per i punti alti centrali che mi ritrovo e a fine riga farò nuovamente l'aumento di 2 punti. Se prima avevo 17 punti, con 2 punti in più ne avrò 19. Durante questa sezione praticamente aumentiamo sempre di 2 punti. Ok, e nell'ultimo punto facciamo l'aumento, 2 punti alti nello stesso. Ora andiamo a provare sempre e vediamo un po' la situazione. Mi raccomando, provate sempre, perché è meglio perdere un minuto qui a vedere la situazione che poi a disfare tutto il lavoro. Ecco, come notate tutto sta crescendo in maniera perfetta. Quindi io direi anche in questa sezione di continuare, poi ci rivediamo e vi dico, insomma, vi do tutti gli aggiornamenti possibili. Dunque, come notate sono andata avanti con gli aumenti, ma qui stiamo prendendo una piega ben diversa. Non ho disfatto il lavoro, preferisco farvi vedere, così il meccanismo si capisce benissimo. Se io andassi avanti con gli aumenti, praticamente salterebbe questa zona qui e il mio costumino risulterebbe molto sgambato e, nonostante il giro di rifinitura, non riuscirebbe a ricoprire questa zona. Quindi cosa faccio? Visto che io non voglio un qualcosa di sgambato ma di comodo, perché mi devo sentire a mio agio, il punto più vicino è esattamente questo. Vado a disfare queste 2 righe. Io procedo ad intuito, con una logica. Disfo queste 2 righe e adesso vi dico quante ne ho lavorate con l'aumento. Ho lavorato esattamente 1, 2, 3 sole righe con aumento ad inizio e a fine. Ora cosa faccio? Una cosa molto logica. Vado a realizzare una serie di catenelle finché non arrivo a questa estremità. Iniziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19,
20. Chiaramente man mano faccio delle prove, arrivo esattamente all'estremità del mio costume normale, quindi mi mancano ancora un po' di centimetri. Facciamo 25, 21, 22, 23, 24 e 25. Vediamo un po'. Perfetto. Ritorno indietro esattamente a punto bassissimo. Allora, qui faccio partire nuovamente 25 catenelle, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25esima. Ora attenzione anche qui, questo passaggio è fondamentale. Non ritorniamo indietro a punto bassissimo, solo qui ritorno indietro a punto alto. Ora vi faccio vedere. Quindi faccio 2 punti bassi per il primo punto alto e intanto lavoro un punto alto in ciascuna catenella per un totale di 24 punti alti. 4, 5, 24esima ed ultima catenella. Adesso andremo a lavorare esattamente in questo modo. Prendo il filo, vado a saltare i punti bassissimi realizzati e vado a lavorare direttamente un punto alto avvolgendo il filo nella riga di punto bassissimo. Penultimo punto alto, ok, ultimo punto alto. Sulle catenelle andiamo a lavorare allo stesso modo, quindi mi inserisco alla base della catenella e faccio un punto alto. Vi consiglio qui di contare, dovete avere 24 punti se state realizzando anche voi una taglia 42 o in generale contate i punti perché qui è facile mangiarsi qualche punto. 24esimo ed ultimo punto nell'ultima catenella. Ok, ora vi faccio vedere come tutto non fa una piega praticamente. Guardate, ok, 1 e 2 e voilà. Avete visto? Cioè è stato facile, no? Non farò altro adesso che andare avanti righe di andata e di ritorno su tutti i punti che mi ritrovo fino a che non colmo questa zona qui e praticamente ho terminato la parte davanti. Bene, amiche ed amici, ho lavorato esattamente 8 righe a punto alto. Dunque, adesso vi do le misure e dobbiamo ragionare un po' anche sulla nostra fisicità, sulle misure della nostra fisicità, perché vi ricordo sempre che il costume è elastico. Questo per dirvi cosa? Mantenetevi sempre qualche centimetro in meno. Dunque, io qui ho 39 centimetri, ho anche steso il mio lavoro perché devo capire fino a quanto arriva. Vi ricordate, ero partita da qui io, 1 e 2, guardate quanti centimetri in più ho acquisito. Praticamente ho acquisito questo pezzettino, 5 centimetri in più 39 centimetri li vado a sviluppare dall'altra parte, più o meno avrò 80 centimetri, per l'esattezza 78 centimetri, che equivalgono alla mia circonferenza dei fianchi. Bisogna prendere quella misura utile, circonferenza fianchi, io li ho appena misurati. La mia circonferenza è da 87 centimetri. Ora, tengo in considerazione il fatto che il filo è elastico, che è un costumino che verrà bagnato, che subirà tutte le intemperie del mare, del sole e tutto quanto, quindi io cosa faccio? Avvierò per la parte dietro lo stesso numero di punti che mi ritrovo qui, che sono 72. Andrò a realizzare un altro pannello da 39 centimetri che sommati a questi davanti fanno 78, per cui dovrebbe essere perfetto. Non arrivo ai miei 87 centimetri, ma arriverò a 78 centimetri, un bel po' di centimetri in meno. Tra l'altro ho alzato questa zona di 8 centimetri. Come notate non fa una piega. Ho lavorato un centimetro in più rispetto al mio costumino
normale, solo questo ho fatto. Ora io taglierei il filo qui, ok, e vado a realizzare esattamente la parte dietro. Una volta realizzata andrò ad effettuare 3 cuciture, una a sinistra, una a destra ed una in basso. Voglio fare questo progetto in questo modo, a pannello, vediamo cosa esce fuori. Dunque, prendendo in considerazione la parte davanti, notiamo che queste 8 righe vanno più che bene anche i 72 punti che mi ritrovo, quindi io cosa farei? Avvierei una catenella di 73 punti per poi ritornare indietro a punto alto, un punto in ciascun punto per un totale di 72 punti. Per un totale di 8 righe, anche se qui sforiamo di un pochino, non importa, perché dalla nona riga in poi andremo a diminuire per andare a ricreare questa sezione in questo modo. Quindi un po', vuoi o non vuoi, non appena facciamo la diminuzione qui e qui, questa zona si curverà automaticamente. E questo qui è il risultato. Adesso chiaramente dobbiamo andare a diminuire. Tendo a stirare il lavoro così siamo proprio perfetti. Andrò a fare una diminuzione ad inizio e fine riga. Vi mostro come fare e poi vediamo per quante righe andare a fare questo lavoro. Per la prima diminuzione entro nel punto come per fare i 2 punti bassi, ma le 2 asole, le ultime 2 non le chiudo, riprendo il filo, vado nel punto successivo, chiudo le prime 2 e quando ho 3 punti chiudo tutto insieme. Prima diminuzione di inizio riga. Intanto lavoro un punto alto in ciascun punto sottostante fino a che non mi rimangono gli ultimi 2 punti. Lì faremo un'altra diminuzione. Terzultimo punto alto, poi ci sono gli ultimi 2, prendo il filo, entro e chiudo le prime 2 asole, ripeto nell'ultimo punto, chiudo le prime 2, quando ne ho 3 proprio come all'inizio chiudo tutto, ho trasformato 2 punti in un unico punto. Catenella, giro il mio lavoro, rivediamo come fare la diminuzione con i 2 punti bassi, quindi intanto ne faccio uno, entro nella sua maglia ma non chiudo le asole, riprendo il filo, entro nel punto successivo, chiudo le prime 2, 3 asole, chiudo tutto, quindi continuo esattamente in questa maniera. Intanto lavoro un punto in ciascun punto e poi alla fine rifaccio la diminuzione che abbiamo visto proprio poco fa. Quindi avevo 72 punti, nella nona riga ne avrò 70 e nella decima ne avrò 68. Intanto procedo in questa maniera facendo le diminuzioni ad inizio e fine riga e poi vediamo un po' come procedere. Ci riaggiorniamo proprio come abbiamo fatto poco fa. Bene, in totale ho fatto 8 righe con le sole diminuzioni ad inizio e fine riga. Totale righe 16. Adesso dalla 17ª riga raddoppierò le diminuzioni. Cosa significa? Che intanto farò sempre la prima diminuzione, quindi non chiudo le asole, vado nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Faccio un'altra diminuzione, quindi nei 2 punti successivi diminuzione. Ho 2 diminuzioni consecutive, da 4 punti sono passata a 2 punti. Stessa cosa farò a fine riga. Quindi intanto vado a lavorare un punto in ciascun punto. Ultimo punto, ecco, sono alla fine, 4 punti, prima faccio una diminuzione e chiudo e poi ne faccio un'altra, 1 e 2. Bene, così vado a stringere ulteriormente questa zona, quindi ripeto la stessa operazione, catenella, giro il mio lavoro, vado a fare sempre 2 diminuzioni. Nel primo punto mi alzo a punto alto, non chiudo l'asola ma vado nel punto successivo, 3 asole e chiudo e faccio la stessa cosa nei prossimi 2 punti, 1, 2 e chiudo. Poi vado avanti e ripeto lo stesso lavoro a fine riga. Quindi intanto continuo in questo modo
per tutte le righe successive, poi ci aggiorniamo nuovamente. Bene bene amiche ed amici, ho terminato la parte dietro del mio costume, dello slip praticamente, dunque ho continuato con i doppi aumenti a destra e a sinistra per un totale di 11 righe, quindi abbiamo il blocco da 8 normali, il blocco da 8 con un aumento a fine ad inizio riga e un blocco da 11 con doppio aumento. E questo è il risultato. Tiro qui la mia lavorazione perché andrò a cucire e praticamente mi ritrovo sulla riga, sulla cucitura del costume normale. Come notate manca questo pezzettino. Io vorrei rimanere fedele al mio costumino perché finora mi sono trovata benissimo, cioè tutto è andato davvero liscio e praticamente lo vedete anche voi, è perfetto. Quindi io sono molto soddisfatta di questo. Visto che manca questo pezzettino, mi ero regolata in questo modo, vado a calcolare quante righe ho lavorato qui e quante ne ho lavorate qui, perché dobbiamo comunque avere lo stesso numero di righe. Quindi qui ho 27 righe e invece qui ne ho 23. Mi occorrono 4 righe. Qui ho un totale di 12 punti. Per congiungermi, per cucire, devo avere lo stesso numero di punti qui. Quindi adesso facciamo un po' di calcoli. E qui invece ne ho 10. Per congiungermi mi occorrono 2 punti in più. Qui stacco il filo, non mi occorre più. Mi aggancio ai 10 punti che avevo. Tiro fuori il cappio, mi lavoro anche tutte le code. Mi aggancio intanto con una catenella, nello stesso punto faccio un punto basso e intanto lavoro 10 punti. 2, 3, 9 e 10. Poi faccio che all'inizio di questa riga vado a fare un aumento, così passiamo a 11 punti. 1 e 2 punti nello stesso, poi 3, 4, 11, poi catenella, rigiro il lavoro e faccio l'aumento dall'altra parte e siamo a 3 righe, 1, 2, quindi 3, 4, 12° punto, facciamo la quarta ed ultima riga, così anche qui abbiamo 27 righe, proprio come sulla parte dietro. Lavoro un punto in ciascun punto per un totale di 12 punti e praticamente possiamo andare a cucire entrambe le zone. Insomma, facendo il paragone con il mio costume vero e proprio, tutto dovrebbe andare bene, però è sempre meglio indossare. Faccio una catenella. Dunque, ho provato lo slip e devo dire che è perfetto.
fatto. C'era un piccolo difettuccio, ma comunque ho risolto. Immaginavo di risolverlo con il giro di rifinitura, perché ve l'avevo detto, l'avrei rifinito, ovvero sulla parte dietro del sedere si imbarcava, si incurvava leggermente questa zona, no? Ma è normalissimo perché abbiamo fatto delle doppie diminuzioni, quindi ci sta. Ma con il giro di rifinitura la lavorazione si distende perfettamente. Già ho rifinito una zona, appunto ventaglietti, appunto Prada, ho voluto riprendere lo stesso motivo della parte sopra. Dunque io ho iniziato esattamente da qui, possiamo partire anche da qui, così man mano andiamo a nascondere questi fili in eccesso. Tra l'altro, come avete visto, sono andata a cucire sia la zona sotto sia i due lati con ago e filo. Vi consiglio di fare allo stesso modo piuttosto che con l'uncinetto, il risultato è ben diverso. Con l'uncinetto numero 3 vado a definire tutto il contorno senza fare troppi calcoli. Mi aggancio direttamente in un punto, posso anche agganciarmi qui, tiro fuori il cappietto e intanto blocco con una catenella. Poi rientro sempre nello stesso punto e vado a fare un punto basso, 2 catenelle e sempre nello stesso punto vado a lavorare 3 punti alti. Poi direttamente, guardate, devo entrare in questo punto, ve l'ho detto, non faccio calcoli, 1, 2 e nello stesso punto 3 punti alti, 2, 3. Poi basta fare così e sappiamo in che punto entrare. Entro direttamente nel punto successivo, 2 catenelle e ripeto 3 punti alti. Rivediamolo un'altra volta e poi possiamo continuare da soli. Vado qui e di nuovo 2 catenelle, 3 punti alti. Molto molto semplice. Quindi continuo su tutta la zona del sedere, poi qui mi ritrovo le catenelle, vado a fare la stessa operazione. Qui io per esempio ho saltato 3 punti e nel quarto punto ho fatto il punto basso, 2 catenelle e così via. E poi da qui, visto che abbiamo le righe a punto alto, ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte, niente di più, niente di meno. E poi automaticamente vado a chiudermi nello stesso punto da cui ero partita. Un catenella, stacco un po' di filo in eccesso che poi vado a riportare all'interno. Questo è il risultato. Non ci rimane che andare a rifinire la zona superiore. Anche qui possiamo rimanere fedeli al punto ventaglietti. Prima di farlo voglio provare ancora una volta il costumino. Perfetto, confermo quello che vi dicevo prima, vestibilità perfetta, davvero non fa una piega come indossare questo costumino. Vorrei soltanto fare una cosina. Dunque sui fianchi devo dire che è perfetto, però vorrei fosse un po' più stretto, tanto il filato è elastico, non ci sono problemi. Vado a fare intanto un giro a punto bassissimo e poi vado a rifinire con i ventaglietti. Uncinetto sempre 3, mezzo punto più piccolo, mi inserisco, ok, e procedo. Prendo il filo e chiudo il punto bassissimo, qui salto, vado direttamente nel punto successivo, un punto bassissimo e intanto vado a stringere un po' così, poi concludiamo con il giro di rifinitura. Guardate come cambia un po' la situazione con il giro di rifinitura, vedete è molto più rifinito, vi consiglio di farlo. È come per esempio avere le cuciture sul costumino stesso, no? Quindi procedo per tutto il giro, ci vediamo alla fine, così continuiamo con il punto ventaglietti. Vado a fare l'ultimo e da qui faccio partire 2 catenelle, nello stesso punto lavoro 3 punti alti, 1, 2, 3 e proprio come ho fatto prima salto
3 punti, quindi 1, 2, 3 e nel quarto proprio entro nel punto bassissimo, punto basso, 1, 2 e riparto 3 punti, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e nel quarto entro, un punto basso e di nuovo 1, 2 e nello stesso faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Quindi anche per questo ultimissimo giro di rifinitura continuo allo stesso modo per tutta la circonferenza dei fianchi. Bene amiche ed amici, costumino terminato, tutto ben rifinito, l'ho provato per l'ennesima volta e vi suggerisco man mano di provare il progetto e vi confermo ancora una volta che la vestibilità è davvero perfetta, come avere il costumino normale. Adesso questo lo posso mettere da parte, mi è servito come campione e possiamo passare all'ultimo step, ovvero andare a foderare il progetto. Io vi consiglio, se avete vecchi costumini che non utilizzate più e ancora non avete avuto il coraggio di buttarli perché affezionati oppure non saprei, di riutilizzarlo per andare a foderare appunto il costumino stesso. In questo modo avrete del tessuto già ritagliato, già preformato della vostra stessa taglia e in più non andrete alla ricerca del tessuto perfetto o comunque un tessuto per costumi. Se non avete vecchi costumi da riciclare e riutilizzare, potete semplicemente utilizzare uno slip di quelli intimi, di quelli che si usano ultimamente a taglio laser, molto leggeri, comunque acquistarlo della stessa misura e poi andarlo a cucire direttamente sul progetto stesso e avete risolto. È quello che farò per il mio costume. Ho preso un costumino vecchio, ovviamente non ho la stessa variante di colore, marrone credo ci stia bene. Io procederei in questo modo, andrei a tagliare i due lati. Poi non so se sto facendo la cosa esatta perché non sono una sarta, però farei in questo modo. Ok, vado a tagliare una parte e l'altra parte. Tra l'altro foderare il progetto aiuta a contenere l'elasticità del filato, perché comunque abbiamo un supporto cucito al progetto stesso. Questo appunto riesce a contenere l'elasticità del filo. E poi comunque credo che sia un'ottima idea andare a foderare il progetto. Lo stesso discorso vale per la parte sopra del nostro costumino. Dunque, io credo che l'altro giorno nello scorso tutorial non ve l'ho detto, ma ve l'ho detto per il top. Come vi dicevo l'altro giorno, io ogni anno acquisto costumi nuovi perché vuoi o non vuoi si rovinano e ho sempre tantissime coppe. Si possono anche acquistare in merceria, oppure ormai un po' dappertutto si trovano le coppe, pure al supermercato perché le ho viste. E andare a foderare e nello stesso tempo andare a contenere l'elasticità del filato andandole a fissare esattamente qui. Quindi questo è quello che vi posso consigliare sia per dei costumi che per dei top fatti all'uncinetto. Praticamente avete risolto qualsiasi problema, già è tutto preformato, presagomato, non vi rimane soltanto che prendere ago e filo e andare a cucire tutto passo passo, che è quello che farò adesso io per questo costumino. Lo farò anche per la parte sopra, così mi sento sempre più a mio agio.
Bene amiche ed amici, il progetto adesso è completato, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Vi consiglio vivamente di andare a foderare il progetto perché la vestibilità è eccellente. Se prima della fodera andava tutto bene, con la fodera va alla grande, davvero. Vi consiglio di farlo, io ho impiegato circa mezz'oretta, ecco qui. Il lavoro si presenta in questo modo, tra l'altro ho cercato di fare una cucitura il più pulita possibile, non mi rimane che indossarlo alla prima occasione di mare, così vi do altri feedback. Al momento non ho nulla di negativo da dirvi, altrimenti non avrei nemmeno condiviso questo tutorial se c'era qualcosa che andava male. Assolutamente no, perché insomma ci sono io qui a mostrarvi tutto passo passo, a darvi tutte le mie impressioni, e se ci fosse stato qualcosa che non andava ve l'avrei certamente detto, anzi vi ho dato tanti consigli utili. Il progetto dietro si presenta in questo modo. Insomma, io sono molto soddisfatta di quello che ho creato, mi stupisco anche adesso, come per la parte sopra del costume, dove se vi ricordate mi ero stupita di ciò che avevo realizzato, ancora di più mi stupisco dello slip perfetto che ho realizzato, perché non è né sgambato né striminzito, insomma io mi sento a mio agio. Ho completato così il set bikini, lo so i colori sono diversi però alla fine non ci stanno nemmeno male. Ora insomma fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se i progetti vi piacciono, se proverete a replicarli, se proverete questo nuovissimo filato di Borgo dei Pazzi Amore Bikini. Vi ricordo che tutti i contatti utili sono sotto il video nel box informazioni. Se siete interessati al prodotto trovate il link che vi riporta al materiale sotto a questo video. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, un bacino a tutti!